Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia, tendenze energetiche per amore e passioni di gennaio 2025. Abbiamo il diavolo, amici della bilancia. Potrebbe esserci un momento di costrizione nel mese di gennaio. Tenete presente che è una carta collegata anche all'ego e anche alle tentazioni. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale che sono due. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e poi c'è anche il link per il corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi che inizierà a gennaio 2025. Io comunque in descrizione inserisco sempre tutto, quindi date un'occhiata e poi per ogni informazione aggiuntiva vi basta scrivermi un'email. Bene amici della bilancia, andiamo a vedere, partiamo subito con la carta del mago, che è una carta numero 1, una carta di nuovi inizi. Magari qualcuno è all'inizio di una conoscenza, di una relazione. Abbiamo un 4 di coppe, un 3 di spade, un 3 di denari, un 4 di denari, un 5 di spade, un re di spade e una regina di denari. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, così capiamo, diciamo, l'energia generale qual è. Dopodiché andrò a fare i vari esempi per i single, per chi è in una relazione da poco, per chi è in coppia da tanto, per chi è in una relazione difficile. Allora, come vi dicevo, abbiamo questo alchimista che è un inizio. Andiamo a vederlo. Diciamo che è una carta yang e fa anche riferimento, il diavolo di nuovo, fa anche riferimento all'azione, all'agire, al fare qualcosa. Allora, qui abbiamo un diavolo e un 5 di coppe. Datemi un'altra carta per il diavolo. Abbiamo una regina di, che non so dove mettervi, una regina di bastoni. Andiamo a vedere anche il 4 di coppe. La morte è un fante di bastoni. Scusate, vado a vedere anche il 3 di spade prima di esprimermi. Otto di bastoni, 6 di coppe, 5 di spade che si ripete perché ce l'avevate già qui e re di coppe. Allora, qui le cose che leggo sono varie, sono diverse, dipende sempre dal caso di ognuno, però questo diavolo potrebbe rappresentare una tentazione che potrebbe arrivare all'inizio del mese. C'è l'alchimista, c'è il mago, è una carta numero 1. È come se ci fosse un qualche cosa che ha un potenziale per poter iniziare. Molte persone lo vivranno con qualcuno che hanno già conosciuto in passato. Non credo che ci sia stato già qualcosa con questa persona, semplicemente era una persona che
magari conoscete già da un po' e che non avete mai considerato da un punto di vista romantico barra passionale. Ed è come se in questo mese questa persona iniziasse a solleticarvi un po' le idee. D'altro canto, se non è quello il vostro caso, cioè se magari siete in una relazione e non state guardando altrove, vi dico che il punto con questo diavolo, perché ce l'avete anche come carta tema, potrebbe essere un certo tipo di costrizione o di questione egoica. Dov'è? E ve lo dico perché avete anche due volte il 5 di spade, che sono le lotte egoiche proprio, quelle lotte dove si è più impegnati a capire chi ha ragione, chi prevarica sull'altro, piuttosto che sul trovare una reale soluzione al problema. Mm, diciamo che c'è anche la morte, quindi come se ci fosse la necessità di cambiare o qualche atteggiamento o qualche... Sento che principalmente è un atteggiamento. È come se da 4 di coppe, da persona così seduta, tranquilla, ve lo avvicino così si vede meglio, dovesse trasformarvi in questo fante di bastoni. Quindi è come se da un momento di anche riflessione, se vogliamo, dovesse, diciamo, switchare e andare verso nuove avventure, mi vien da dire. Qui c'è come un po' di energia stagnante con questo diavolo, è per quello che c'è anche l'alchimista, come se avessi bisogno di trasformare l'energia pesante del diavolo in qualche cosa di positivo per voi. Qui c'è la trasformazione, ok? Qui c'è l'azione per trasformare qualcosa. Abbiamo anche un 3 di spade. Allora, sento che qualcuno ha ancora come delle ferite aperte nel cuore, ehm, e potrebbe essere guaritore il fatto di parlare con uno psicologo, uno psicoterapeuta, una guida, anche lo stesso partner, perché è come se aveste bisogno di mettere i puntini sulle i, di spiegare il perché, di capire certi comportamenti. Adesso andiamo avanti, andiamo a vedere il 3 di pentacoli. 9 di bastoni. Sento che qualcuno ha paura che succeda la stessa delusione che è successa nel passato. Uh. 9 di bastoni, asso di pentacoli e 7 di spade. Datemi una carta per il 7. Imperatore. Se avete qualche questione economica in ballo con questa persona, fatevi consigliare da uno specialista, da un professionista del settore, soprattutto se dovete mettere denaro per una casa, per un viaggio, se si tratta di costruire un'impresa, un'azienda, un qualche tipo di attività commerciale con il o la partner. Andiamo a vedere il 4 di denari. Ah, ragazzi, ho un avvertimento da farvi. Potrebbe essere, e rivedo un po' il diavolo, che qualcuno vi dica: non ti preoccupare, ti aiuto io in questa cosa. Ecco, parcheggiate direttamente l'informazione, non l'ascoltate neanche, perché ho come l'idea che ci potrebbe essere una delusione lì intorno. Magari la persona prima dice una cosa, poi si rende conto che non è nelle condizioni di potervi aiutare, quindi non vi aiuta e voi magari rimanete poi lì così. Ma come? Invece, quando dovete fare qualcosa, cercate il più possibile di fare con le vostre forze. Allora, il 4 di pentacoli è spiegato da un 7 di bastoni e da un 10 di bastoni.
È un ideale quello che state difendendo, quello a cui siete attaccati, un'idea con questo diavolo. Ricordo che il diavolo è legato all'ego. Io sono, non lo so, vincente se riesco a ottenere quel risultato e l'ego si identifica col risultato, quindi nel momento in cui il risultato non arriva, io sono un fallimento perché il risultato non è arrivato. Oppure, non lo so, è come se pensassimo di essere solo quella roba lì e invece no, c'è tanto altro dietro. L'ego si identifica. Andiamo a vedere il 5 di spade. Quattro di bastoni e torre. Eh, Questo diavolo, soprattutto con queste carte messe qui così, mi dice che state mandando avanti un'ideologia, una relazione, una situazione, come se agiste, faceste di tutto per far funzionare questa cosa, per trasformarla, potete trasformare anche la vostra attitudine, potete parlare con questa persona, o anche con un consulente, come vi dicevo prima, per mettere in ordine le vostre emozioni, le vostre idee, ma nonostante tutto, quello di cui non vi rendete conto è che ci sono lotte ci sono parole tra di voi, fatti pochi. E siccome molti hanno dei soldi in mezzo con l'altra persona, mettete nero su bianco quali responsabilità sono di chi. Perché qui ragazzi, con questa torre e il 4 di bastoni al contrario e il 5 di spade, credo che non vi rendiate conto di quanto sia disequilibrata, mi sono impaperata, disarmonica o questo momento all'interno della relazione o la relazione in sé. C'è parecchio condizionamento, qui con questo diavolo. Andiamo a vedere però il re di spade. Perché il re di spade è colui che taglia quello che non serve, è colui che è arrivato dove è arrivato perché è in grado di semplicemente lasciarsi indietro i nemici che non gli servono, nemici o amici. Abbiamo la carta degli amanti e qui mi parla di scelta e un 3 di spade. Datemi una carta per il 3 di spade. Papa. C'è bisogno di ufficializzare la relazione, per qualcuno. Andiamo a vedere la regina. Otto di pentacoli e 4 di pentacoli che avevate già qui. Per qualcuno potrebbe essere una situazione legata al mondo del lavoro. Allora ragazzi, partiamo dai single. Se siete single e non avete nessuno in testa, sento che avete certi standard di coppia da dover elaborare, trasformare, cambiare. Non dico che dobbiate abbassare l'asticella, ma cambiare certi modi di fare nei confronti degli altri. Qui è come se voleste far vedere o pensaste che sia importante far vedere la parte sensuale di voi, la parte soft, la parte ammagliatrice, quando invece sento che sarebbe altrettanto importante far vedere o comunque mostrare la vostra parte più dolce, accogliente, anche un po' più passiva, più pratica, più concreta. Vi dico, una volta che lascerete indietro certe strutture mentali, certe lotte egoiche, certe sofferenze che sono legate all'ego, ho come l'idea che si potrà, diciamo, mettere la base per costruire effettivamente qualche cosa. Ora, sinceramente non ci sono carte idilliache, a parte questa carta degli amanti qui e un 6 di coppe qui, ma sono un po' sporadiche. Quello che vi posso dire è che gennaio sarà un buon mese per mettere le basi per o affacciarsi di nuovo al mondo dell'amore oppure per affacciarsi, diciamo, alla conoscenza con una persona in particolare che potrebbe essere
sia conosciuta nel mondo del lavoro, potrebbe essere più giovane di voi e questo più giovane un po' deve pesare perché qui si tratta di capire che responsabilità ha intenzione di prendersi la persona. Soprattutto se voi magari avete anche intenzione di mettere su famiglia e quelle cose lì, essendo la persona in questione più giovane potrebbe non avere i vostri stessi obiettivi e qui fate attenzione al dialogo che viene fatto. 5 di spade. Mm? Ehm, ahimè, credo che per qualcuno questo diavolo rappresenti la conoscenza di una persona sposata. Fatemelo sapere nei commenti. Per quello che riguarda le persone che sono invece in una relazione, ehm, allora qui devo dire ragazzi che potrebbe esserci come un'ufficializzazione, un qualche tipo di regola nuova all'interno della coppia che potrebbe riequilibrare un pochettino le responsabilità. C'è una questione legata alle responsabilità qua, questo mese. E per qualcuno si tratta di responsabilità di denaro, oppure, non lo so, mi hai detto che ti saresti fatto carico, non lo so, della perdita del lavandino della cucina, invece sono passati 2 mesi e il lavandino è ancora lì con la bacinella sotto, no? Il prendersi la responsabilità di fare, di agire. Devo dire che se siete una di quelle coppie, insomma, che si sono frequentate fino ad adesso in modo clandestino, gennaio potrebbe essere un buon mese per portare alla luce in realtà la relazione. E vi dirò che potrebbe anche essere un mese dove la quotidianità della relazione effettivamente cambia. Se siete in coppia da diverso tempo, allora per qualcuno qua si tratta di pensare ad andare a convivere. Guardate ragazzi, in questo settore per voi ho proprio chiara la cosa del se dovete mettere su casa insieme, assicuratevi di quanti soldi dovete mettere voi e di quanti soldi deve mettere l'altro, perché io ho come la sensazione che l'altro vi dirà di non preoccuparvi, o l'altra, di non preoccuparvi, che i soldi ci sono e poi alla fine scoprirete che no, non ci sono e quindi voi dovrete coprire il resto delle spese. Quindi fate attenzione, soprattutto se mettete firme, se dovete fare contratti questo mese, fatevi consigliare da più consulenti, mi verrebbe da dire. Cercate di sentire più campane. Se la vostra relazione è un po' stanca, perché questa volta sento anche questo, sento la presenza di persone che sono stanche di una relazione che costringe, di una relazione che lascia dei vuoti, di una relazione che non vi vede visti, come se non vi sentite visti dall'altra persona. Allora, per qualcuno ci potrebbe essere come una nostalgia dei vecchi tempi, però qua si tratta di creare nuovi ricordi all'interno della relazione, ho come questa sensazione. E per qualcuno non vi nego che potrebbe esserci qualche distrazione nel mondo del lavoro, quindi magari siete in una fase un po' difficile della relazione, potreste trovare da distrarvi nel mondo del lavoro. Mi parlano di pubblicità, ho proprio sentito la parola pubblicità, quindi non so se facendo pubblicità alla vostra azienda o attraverso le pubblicità vi venga qualche nuova idea di distrazione, insomma, però ho come l'idea che ci sarà questa possibilità per alleggerire un pochettino il periodo. Non che sia un periodo negativo, però sì, con questi due diavoli in entrata lo sento un po' pesantuccio. Tenete presente che anche qui avete la torre, quindi ci potrebbero essere delle sorprese che non vi aspettate. E con questo 7 di spade vicino all'imperatore potrebbero essere fortemente legate alla casa, magari una persona vi dice che ha comprato la casa, che ha la casa di proprietà, invece poi vi rendete conto che è in affitto, no? Ed è come un falsificare
un qualche cosa, la domanda è perché, cioè nel senso che problema c'è, no? Ehm, Però ecco, questo è un po' quello che sento per il mese di gennaio, ragazzi. Allora, andiamo a vedere ancora un oracolo. Ah no, scusate, per le storie più o meno ni, devo dire che le cose cambieranno un pochettino. Cioè, se siete di quelle relazioni un po' clandestine, un po' non ben definite, ho come l'idea che qualche cosa potrebbe cambiare nel momento in cui inizierete voi a prendere in mano le redini della situazione, ad affrontare le cose che vanno affrontate fondamentalmente. Andiamo a vedere ancora un oracolo. Quanti oracoli. Allora, sono 4, va bene, li leggiamo tutti. 12. Elementali. E parla degli spiriti della natura e dei 4 elementi. 4 elementi, ragazzi, sapete che ci sono anche nei tarocchi, no? E tenete presente che il numero 12 è un numero sacro, sono 12 segni zodiacali, cioè è proprio un numero con il quale viene spiegato l'universo, ok? Fate magari riferimento agli spiriti della natura. Qui si intendono gnomi e fate, ok? E sì, gnomi e fate principalmente. Poi abbiamo carta numero 22 e qui vi parla di un viaggio o di un cambio di location, un cambio di residenza. Vi dicevo che qui c'era un qualche cosa legato alla casa, ok? Poi abbiamo carta numero 19, bellissima. È una carta che vedete che è piena di orologi questa stanza, ce n'è anche uno qua, digitale. È come se vi dicesse di lasciar andare certe cose. Ehm, la fretta, tutti gli impegni. Guardate quanti post-it ha attaccato al computer questa persona, non si vede neanche più lo schermo. E carta numero 39 vi parla di rilassarvi. È come se avessi bisogno di creare tempi leggeri, mi viene da dire, di relax. Perché? Perché comunque con questo diavolo siete parecchio sotto stress, parecchio sotto tensione. Ragazzi, lo stress, la tensione fa alzare il cortisolo e di conseguenza anche il colesterolo. Il colesterolo, io ho scoperto per esperienza personale, perché ce l'avevo alto a partire dai 23 anni, con un'alimentazione piuttosto buona, direi, quindi non ho mai mangiato troppi prodotti processati e ho scoperto, facendo delle ricerche, che uno dei motivi per cui il colesterolo si alza può essere lo stress. Quindi fatemi sapere come avete il colesterolo. Bene ragazzi, andiamo a vedere ancora un koan. Fa quello che vuoi e non perché devi. E questo potrei mettervela qui in mezzo, ragazzi, perché quando uno fa quello che ha piacere di fare, chiaramente nel limite del possibile, ehm, è come se facesse meno fatica a fare le cose. E invece quando c'è il devo fare questo, devo fare quello, devo fare quell'altro, magari si sbuffa, magari si procrastina, non c'ho voglia di fare le pulizie, di lavare i piatti, di andare al lavoro e quindi ancora 5 minuti, faccio ancora quello. Si tende a procrastinare e poi alla fine tanto quella roba lì si deve fare o sì e quindi è un po' come ok, voglio lavare i piatti perché poi così ho la cucina pulita, perché mi fa piacere poi sentire il profumo di detersivo. Non devo lavare i piatti, uffa che barba. È un po' come il riprogrammare anche qui la mente. Amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi. Gennaio è un mese impegnativo, ma non negativo, Però comunque avete tutti gli strumenti per riuscire ad affrontarlo nel migliore dei modi. Fatemi sapere nei commenti come vi risuona la lettura. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail oppure abbonarvi al canale.
Nella sezione degli abbonamenti ho inserito tutto quello che io ho studiato in tanti anni inerente alle materie olistiche e semplicemente lo metto a vostra disposizione. Sono 4 playlist, sono numerate, sono da vedere in ordine di numero, anche i video sono numerati, eh. Comunque, se volete dare un'occhiata, i titoli dei video si vedono, sono pubblici e li trovate nelle playlist con le copertine lilla. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un inizio anno splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!